Io oggi forse sono più arrabbiato che mai. Sono più arrabbiato che mai perché poi parleremo del Milan, i 4-3-3, le scelte di Max, Leao nel primo tempo che inspiegabilmente si trova a giocare punta, va bene? E è il giocatore che dimostra di non esserne in alcun modo capace, no? Di andare a, a ricoprire quella posizione là. Ma io sono arrabbiato, sono tanto arrabbiato perché anche oggi Zaniolo ci mostra che è, credo, davvero l'unico giocatore che proprio... cioè, se su, che ne so, Zappacosta, Bernardeschi, poi qualcuno ha detto anche Ruggeri, ogni tifoso, comunque ogni persona c'è il suo nome, no, di giocatore che andava... giocatore che andava portato era Zaniolo. Cioè Zaniolo, giocatore che andava portato. Io sono stato sempre il primo a dire fenomeni a casa non ne sono stati lasciati, vero, perché Zaniolo non è un fenomeno, forse lo sarebbe potuto diventare con la testa di oggi, perché oggi il ragazzo lo vedo molto maturo e soprattutto senza infortuni. Ricordiamo che Zaniolo ha avuto degli infortuni pesanti, veramente anche invalidanti, oserei dire. Pensiamo agli stessi infortuni che ha avuto Chiesa, che poi da lì non si è mai ripreso, per farvi capire che quanto abbiano impattato. Però Zaniolo, ragazzi, ripeto, oggi si parlerà tanto del Milan, ma i primi due gol dell'Udinese, ragazzi, sono giocate clamorose di Zaniolo, clamorose, di livello, di qualità, quella qualità che noi tanto invochiamo. Io oggi l'ho vista in Zaniolo, oggi l'ho vista, capace di strecciare tutto il centrocampo del Milan nel primo gol. È lui che porta un po' a spasso la retroguardia rossonera, e per retroguardia intendo i difendenti, e poi serve a tappo, c'è il tiro deviato, tutto quello che vi pare. Ma lì, ripeto, Zaniolo parte dal punto A, arriva al punto B, punto. E sul secondo gol, ma l'avete visto come la mette? E non è la prima volta che gli vedete mettere un pallone del genere sulla testa di colui che attacca. Non è la prima volta. Giocate d'alta scuola, Nicolo Zaniolo. Giocatore che, ripeto, doveva essere sicuramente facilissimo dirlo oggi. Però... ripeto, noi stiamo qui a parlare loro cioè è stato premiato il gruppo che poi abbiamo visto carico di paure, un gruppo talmente impaurito che perché è stato favorito il gruppo, vabbè, scusate, ma vuoi o non vuoi la testa va sempre là, cioè, va e deve anche andare. Devo dire, non dobbiamo neanche dimenticarci troppo facilmente di questo grave smacco, l'ennesimo che ha subito la nostra nazionale. Ne parliamo adesso anche soprattutto di Udinese La Porta, per favore, poco casino, Santa Vergine Benedetta Apostolica, La Porta, e soprattutto non casino. Se volete iscrivetevi al canale per seguire i prossimi contenuti, e vi ringrazio ancora. La percentuale rimane un po' ferma, però ci tengo a dirvi che vi ringrazio in ogni caso, davvero, perché comunque siete lì in qualche modo di supporto. Però se volete iscrivetevi, visto che tanti di voi guardano ma non sono iscritti. A voi non cambia nulla, invece per quanto mi riguarda è di grande aiuto. E spolliciate, grazie. Allora, per me innanzitutto non è solo una questione di modulo, perché adesso tutti quelli che tutti quelli che sono schierati dalla parte di Max dicono ma avete visto, ve l'ha inserito, ha giocato col 4-3-3, avete visto che è successo? Non è questione di modulo, è questione di interpretazione della gara. Quando il Milan è, diciamo, fa fare la partita agli altri, gioca in un modo. Quando è lei che gioca sull'avversario è un altro, e questo al netto di 3-5-2 e 4-3-3, e l'abbiamo visto per tutta la stagione. Quando è il Milan dover fare la partita, guai, sono dolori. 4-3-3, 3-5-2 sono dolori,
E anche oggi il risultato e la prestazione confermano la tesi. E il Milan perde palla e, ripeto, si creano delle voragini, fa fatica. Il Milan si sente molto più a suo agio quando è in un blocco basso. È così che la squadra di Allegri ha portato a casa tante volte il risultato, tante altre anche speculando per gran parte della gara, non prendiamoci in giro, e tante altre in cui Maignan magari ci ha messo una pezza. Quando il Milan deve fare la partita, il discorso cambia. E poi fatemi dire una cosa, lo ribadisco, di Leao ne parliamo, perché Leao, un giocatore come Leao deve fare di più, non ci sono santi, non ci sono, deve fare di più, un giocatore del suo livello deve fare di più. Però se giochi col 4-3-3 non mi puoi mettere Leao punto. Cioè mi sembra veramente un controsenso, mi sembra veramente quasi mettergli i bastoni fra le ruote. Detto che poi nel secondo tempo lo sposta a sinistra e qualcuno dirà non ho visto grande differenza. Almeno una palla e mezzo per Füllkrug e qualche giocatina l'abbiamo vista. Si è spento però completamente Pulisic, che invece Pulisic nel primo tempo, giocando nel suo ruolo, era stato il migliore del Milan. Questo quindi va detto. Però quello che è chiaro, quello che è certo, quello che non possiamo ignorare è che Leao la punta non la sa fare. Leao la punta non la sa fare e c'è l'azione che ce lo conferma in toto. Pulisic mette quella palla in mezzo, bel pallone di Pulisic, bella giocata. Leao che va a impattare la palla col sinistro, completamente libero in aria, fa forse anche il movimento abbastanza giusto e ci va col sinistro anziché col destro. Qualcuno dirà no, ma doveva lasciarla a Saelemaekers. No, lì la devi andare a colpire col destro. Cioè, lì sbagli proprio nel fondamentale. Una cosa che abbiamo detto tante volte. Non lo sa fare quello. E per forza di cose non glielo deve neanche chiedere. Centrale poi perde la palla che avrebbe portato al 3-0 se Christensen non si fosse devorato il gol. Male, molto molto male. E poi lui non si aiuta con questo fare ciondolante che tante volte gli si imputa. Sicuramente poi i tifosi non c'hanno pazienza, oggi l'hanno fischiato e ripeto, capisco anche il motivo, però cioè, non è questione, ribadisco ancora una volta, di modulo, perché poi il Milan le sue occasioni se le ha create anche oggi, no? Ha avuto delle chance anche importanti. Quella di Leao citata è un'occasione, cioè nel primo tempo se vai a vedere l'expected goal infatti è il Milan a totalizzarne uno, cioè per quanto aveva creato il Milan nel primo tempo un gol doveva farlo, e nel secondo tempo c'è stata una parata clamorosa di Okoye, c'è stato, ripeto, il colpo di testa di Füllkrug, un'altra situazione dove Fofana nell'area quasi piccola, se non erro, colpisce verso la porta senza forza. Delle situazioni ci sono state, ma non è questo il problema. È che il Milan, quando deve fare la partita, non è equilibrata, non riesce ad esserlo, e quindi non lo so, alla fine della fiera si è costruito poco, secondo me, ecco, e soprattutto venendo meno l'obiettivo di guardare avanti, la squadra non riesce forse neanche a dare quel 100% che serve per giocare il tipo di calcio che vuole Max Allegri, e se non riesce a dare quel qualcosa in più poi si vedono anche tutti i limiti. Oggi l'Udinese su questo ci ha giocato alla grande, e poi ha dimostrato anche di avere qualità. Atta, il terzo gol, fa un gol bellissimo, ripeto, i primi due ne ho già discusso. L'Udinese ha anche fisicità, un po' di tutto, è squadra che può fare anche di più di quello che ci sta abituando anno dopo anno, onestamente. Va bene signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.